Lascio i Mutoid per incontrare un'altra persona che ha dichiarato guerra al consumismo facendo uno sciopero dei soldi. Lui è un ragazzo tedesco e si chiama Raphael. Per incontrarlo mi sposto quindi a Berlino. Ho un appuntamento con lui davanti ad un pub dove terrà un incontro pubblico. Possiamo parlare in italiano perché ha vissuto per un po' nel nostro paese. Ciao, un piacere. Grazie. Esattamente cosa succederà stasera? È una piccola conferenza, più una sera dove io rispondo alle domande che hanno la gente. Riguardo a questo tuo stile di vita? Sì. Oggi come oggi è difficile fare la vita che fai tu. Dipende, per me è più facile vivere così che con soldi. Ja, ich freue mich total, dass ihr hier alle erschienen seid und überhaupt, dass es euch gibt auf dieser wunderbaren Erde. Raphael racconta quindi quello che fa adesso Seit 4 Jahren im Geldstreik. e i progetti futuri. Utopia, das ist einfach so ein Name, den haben wir dem Projekt gegeben und das soll ein sich pflanzlich ernährendes Ökodorf sein, wo Geld keine Rolle spielt. Kannst du noch mal erklären, warum das Geld an sich deiner Meinung nach ein Problem ist? Und das meiste Geld, was es natürlich gibt, ist eigentlich basiert auf Schulden und basiert auf einer Akkumulierung von Ressourcen auf Kosten von anderen Menschen. Also all das, was du tauschen willst, Surfer und so weiter, ist ja eigentlich nur entstanden, weil das Geld uns die Möglichkeit gegeben hat, einfach uns weiterzuentwickeln. Durch ein einfaches, universales Tauschmittel. Tauschen ist eigentlich ein bisschen so wie Geld, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich helfe dir beim Umzug und du hilfst mir beim Umzug, dann kann ich auch sagen, ich zahle dir einen Zehner und du zahlst mir einen Zehner. Das macht keinen großen Unterschied. L'indomani mattina aspetto Raphael in albergo. Lui arriva con l'unico mezzo che utilizza. Mi saluta con quello che ho capito essere il suo abituale saluto. Ti farà strano essere intervistato in questo albergo non di lusso, No. No? No. Perché io devo capire quanto sei radicale. Secondo me è difficile di dire se una persona è radicale o no, se no fai una comparazione con gli altri. Quindi per esempio una persona che mangia gli animali morti è per me una persona molto estrema, molto radicale. Ah, ok. Tu sei nato a Berlino? Sì. Sei del 83. Esatto, 83. Ascoltandolo capisco che è viaggiando che Raphael incomincia ad avere la sua ben precisa visione del mondo. Sono andato a Asia e ho fatto tanti viaggi, sempre con low budget, e fare molto autostop già in questi tempi. E ho usato anche vestiti sempre da seconda mano. Ecco, questo perché? Per me non fa senso lavorare e pagare per qualcosa che c'è gratis. Perché compri un'acqua in un negozio per €1 se tu lo puoi portare l'acqua praticamente gratis da casa per €0. Produrre un chilo di cotone hai bisogno di 12.000 litri di acqua. È molto, quindi ho pensato non fa molto senso andare a comprare nuovi vestiti. Ho fondato con 2 amici una onlus per creare più coscienza e dopo di quello 2 amici, coppie di Messico, mi hanno inventato un matrimonio. Così abbiamo deciso di fare un viaggio senza denaro, libero, in autostop da Olanda a Messico. Avete superato l'oceano in autostop? Veliero stop, sì, con 2 italiani, fantastiche persone che ci hanno preso a bordo nelle isole Canarie e ci hanno portato fino al Brasile. Hanno detto è un bel progetto quello che fate. Quando è che hai incominciato a fare quello che ha interessato molte persone? In questo viaggio a Messico ho capito di più che è tutto relazionato, che se una persona in Africa ha fame non è perché loro non possono fare bene l'agricoltura, ma è per esempio perché noi beviamo caffè o prendiamo i vestiti che sono fatti con cotone d'Africa, che ha preso questa acqua virtuale di quella regione. Prima ho sempre pensato le aziende, i politici sono quelli che fanno tutto quel caos in cui viviamo e dopo ho deciso di non più fare così, ma più fare così quello che posso fare io per un mondo più giusto. E così ho deciso nel viaggio con il veliero di non vivere più con soldi. Ti ricordi pure il momento? Ma certamente è stato come una rivelazione. Sprechiamo il 50% del cibo, quindi perché devo comprare più cibo nuovo? Quando è che hai incominciato veramente a mettere in pratica questo tuo
questo tuo pensiero? Dall'inizio la mia donna Nieves è spagnola. Lei è stata incinta e lei voleva certamente una casa, no? Ho cercato come si può organizzare quello gratis e come si può organizzare in un posto dove vivi il cibo, e certamente nei bidoni ci sono tante cose che si può mangiare o che si può usare, e così ho cominciato a raccogliere tutto quello che si trovava nei bidoni. E riuscivi a trovare? Sì, tutto, molto di più di quello che potevamo o volevamo mangiare, e quindi ho sempre condiviso il cibo con le altre persone. Ma chiuso? Chiuso tutto benone, sì. Tu se vai alle bidoni non lo puoi credere. Buttiamo le cose che sono ancora perfette, magari c'è un piccolo problema con il pacchetto, la scadenza magari è passata e quindi lo buttano. Sì, quello l'ho fatto per 10 mesi e dopo ho detto credo che non è una bella tattica, devo parlare con i capi responsabili di quel negozio e fare un business deal, però nel senso io ti aiuto così non devi sprecare tanto e tu mi aiuti, perché io non devo sempre andare là per prendere il cibo che un po' fa schifo, no? Io ho anche preso le cose che sono scadute da 1 anno o 2 anni, la pasta, il riso, non succede niente con quelle cose, zucchero, sale. Quindi ora tu stai andando a prendere il cibo in questo negozio? Sì, solo frutte biologiche, ci sono, non so, 20, 30, 40 kg di cibo. Andiamo. Vado a chiedere acqua. Okay. Schönen guten Morgen. Entschuldigen, könntest du mir ein bisschen Leitungswasser? Das ist lieb. Danke dir. Io sarei andato là, avrei chiesto una bottiglietta d'acqua, avrei pagato 2 euro, 3 euro. La vita è molto semplice, sì. Poi. In realtà le cose che vuoi dare non le vuoi dare ai poveri, cioè anche ai poveri, e distribuire quello che già abbiamo. Sì, non è una questione di ricchi o poveri, noi siamo tutti ricchi perché tutti noi possiamo prendere le cose della natura. Però ci vuole sempre qualcuno che produca. Perché se no, se tutti facessero la tua vita, non ci sarebbero più vestiti da riutilizzare. Sì, quello sarebbe molto bello. Noi sprechiamo più di 1 milione di tonnellate di vestiti all'anno in Germania. Sono 20 pezzi di vestiti all'anno per persona. Se tutti lo facessimo come noi europei, abbiamo bisogno di 2, 3, 4 altre terre. Ci sarebbero meno vestiti in giro. I fabbricatori di vestiti lo farebbero al meglio, senza inquinare, almeno il meno possibile. Non sono forzati a lavorare nel campo o nella fabbrica in Bangladesh o qualcosa, ma sono gente che lo fanno perché lo vogliono fare. Sì, è la sua vocazione. Secondo me ogni persona ha una vocazione. Noi dobbiamo trovarla e dopo regalare il nostro tempo e l'energia al mondo per creare più pace e un equilibrio. Tu non hai cellulare? No, vivo senza cellulare, ma anche volentieri. In generale, no, se ha bisogno di un cellulare si fa una bella pianificazione degli appuntamenti. Ma scusa, però tu poi inevitabilmente anche indirettamente ne fai uso di cellulare. Certamente, come indirettamente faccio uso dei soldi. Io a volte uso un cellulare, ma la gente sono felice di poter condividere il suo cellulare. Ho il telefono in casa, ho una connessione internet. Così Rafael e la sua raucedine si avviano verso il negozio. Io li raggiungo in auto. Ciao Pip. Ciao. Cioè Alex e Pip. Lui ha organizzato la connessione con questa azienda. Tu che lavoro fai in realtà? Che lavoro? Was für eine Arbeit mache. Cioè come campi? In realtà non faccio niente per soldi, ma tutto quella organizzazione di più di 3.000 persone che raccogliano cibo, è una organizzazione bestiale, e tantissime ore per capire un po' come funzionano le cose e per mettere tutto d'accordo. Ovviamente non guadagni soldi in questa organizzazione. Io mai guadagno soldi e non voglio soldi. All'appuntamento ci sono anche 3 ragazzi che Rafael saluta al solito come se li conoscesse da tempo, ma in realtà è la prima volta che li vede. Malika. Because we're picking up fruits against food wasting. I try to act against. They connect to your site. You have wrote there is this kind of food. Yeah.
And he is the ambassador, so he is taking care of the organization. Okay, the ambassador, what do you mean? The ambassador is like the responsible one who is in charge of everything what needs to be organized. In generale è tutta un'organizzazione un po' libero. Per esempio qua ogni martedì e giovedì si può prendere cibo alle 11. Quindi loro dicono io vado, lui le fa un ok, puoi venire e dopo se la gente si trova qua aspettano il cibo e dopo si condivide tutto. E se porta dopo a altre organizzazioni, onlus o a casa dei studenti o qualcosa. What's the problem with these fruits? Why they don't sell it? Different reasons. So sometimes they're already like broken a little bit. They don't look so good, or some of them are moldy, so they can't sell them. Tu lo compreresti questo? Io sì, a me piacciono le macchie, tra l'altro. Sì, a te, ma a tanta gente no. Qua per esempio, vedi? Ah, perché c'è questo. Sì, anche per loro un bel servizio perché questi bidoni costano. Ah, certo. Quindi come a noi che prendiamo il cibo non devono pagare. Quindi le conviene eticamente e sui clienti possono dire guarda, noi lo facciamo così, non si spreca niente. Alla fine è tutta una questione di organizzazione. Esattamente, e noi abbiamo creato un sito e un'organizzazione, che stiamo quasi 1000 persone in Berlino che fa quello che facciamo adesso. Tutto senza denaro. Abbiamo gli avvocati, lavorano gratis per noi perché è anche una questione legale tutto quello. Noi no dobbiamo pensare in soldi e così abbiamo più energia per le cose importanti nella vita. Certo. Oh, grazie. Kommt un specchio, oder? Io ho pensato che magari possiamo mettere anche una in macchina, bene, no? va bene. Quando un'azienda ti dà cibo devi prendere sempre tutto perché se no è come uno schiaffo perché loro dicono ci diamo quello e tu non lo vuoi, no è bello perché è anche come un rispetto al cibo, no? Ciao. Tu hai un figlio. Sì. Quando uno ha un figlio ti prende un po' di ansia, di preoccupazione, cosa gli puoi dare nel futuro. Invece tu no. Sì, per quello sto lavorando tanto. Non è una preoccupazione, ma mi dà energia per dire adesso con una figlia lo devo fare ancora meglio. È impegno per l'umanità. Mi fai sentire un po' in colpa, però va bene. No, ma e quello non aiuta nessuno. Vabbè, neanche quello. Se ne esce sempre bene, Raffaele, vabbè. If we bring the fruits we put in the car, we are respecting the rules. Yeah, absolutely. It's about stopping food going into the bin. So however you do it, that's the goal. Non fa senso di dire io vado sempre in bici quando tu sei con la macchina. Però dice, non sei così radicale da... No, io no, con molto piacere te lo do. Ok. Dai, ci vediamo... Ci vediamo a casa di Alex. Ok. E sempre lui in bici ed io in auto arriviamo quindi sotto casa di Alex. Tua figlia quanti anni ha? 2 anni e mezzo. E la tua fidanzata cosa fa? Che lavoro fa? Lei è la migliore madre del mondo. Ok. Senza lei non potevo fare quello e quindi sì, lei è molto importante. Per organizzare meglio la raccolta di cibo invenduto ha creato un vero e proprio social network. Il sito è www.lebensmittelretten.de che vuol dire Riscattare il cibo. È un po' come Facebook, ma solo per fare cose utili. faccio finta che io sia uno che vuole aderire e quindi prendere questo cibo. Fammi vedere come si fa. Questo è Berlino. Ma... Quello è Berlino e qua adesso io solo voglio vedere le aziende, per esempio qua è un posto verde, vuol dire loro hanno cibo e lo condividono, quelli due sono responsabili, posso dire io voglio partecipare e dopo vedi qua, per esempio oggi tu puoi ancora prendere il cibo. Ma ti dicono anche l'orario? Sì, è tutto fisso, tu devi essere là alle 7 in punto. Se nessuno oggi finché la tarde si iscrive, lei che è la responsabile o lui vanno a prendere il cibo. Fruit at Work è l'azienda dove studiamo oggi e là puoi vedere per esempio tutte le persone che stavano oggi lì, no? Til, Rebecca, Malika e Alex.
È tutto organizzato con questa piattaforma. Ma e questa piattaforma chi l'ha fatta? È un genio, un amico che si chiama Rafael. Lui lo ha fatto gratis completamente e ha lavorato 9 mesi tutto il giorno. Tutto quello che puoi fare qua lo puoi fare nel tuo smartphone. Quest'estate sviluppiamo questo progetto open source, quindi tutto il mondo lo può usare, anche la gente in Italia. E abbiamo un wiki come Wikipedia per tutto questo sistema, per capire come funziona, le regole e tutto che vogliamo esportare a tutto il mondo gratis. Se c'è qualcuno che vorrebbe diventare responsabile in Italia, come deve fare? Che c'è un'email magari? Sì, berlin@foodsharing.de. Ok. Berlin@foodsharing.de. Tipo, se c'è qualcuno in Italia interessato a questo progetto, gratis ovviamente, Certamente. esiste anche un altro sito, foodsharing.de, dove però lo scambio di cibo avviene solo tra privati. Food sharing è solo per condividere cibo che magari tu vai alle vacanze e hai ancora cibo nel tuo frigorifero e non lo vuoi buttare via, quindi lo puoi mettere là. Ci sono 16 cestini in Berlino adesso. E c'è anche una pagina Facebook. L'idea è sempre creare più coscienza anche su internet. Abbiamo già 48.000 persone che si seguono. No, che si segano no. Che ti seguono, ci seguono. Ci seguono. Perché ti segano è un'altra cosa. Sì. E lo sciopero dei soldi come funziona? Nel senso che tipo nella vita pratica ti fa male un dente, come fai? Ci sono i dentisti che ci aiutano gratis perché le piace quello che facciamo. Ma e tu in cambio cosa dai? Niente. Ah, niente? Io faccio gratis il sito per la gente, io faccio gratis le conferenze, io non voglio niente in cambio e l'altra gente anche non voglio niente in scambio di me. Ah, io pensavo che tu ci vai dal dentista, il dentista ti fa la cura e tu gli tagli il giardino, che so io. È un po' come soldi, non c'è magia. È molto più bello quando tu vai a un ristorante e gli italiani sono i migliori per dire, quando sempre nel viaggio abbiamo chiesto scusa, avete qualcosa da mangiare che si butta magari, ma che cazzo mi parli? Guarda, tu c'hai fame, ma siediti, che vuoi? Loro non vogliono che dopo vai a pulire i piatti. Cioè tu dici che il mondo è più buono di quanto non si pensi? Sì, molto molto più buono. La gente hanno tutto un cuore extra gigante con molto amore che vogliono vivere questo amore, ma è difficile a volte perché la gente si sente chiuso in questa società dove Senti, ma tu dove abiti? viviamo insieme con una famiglia, con 3 bimbi, loro sono dottori, medici. E l'affitto come lo paghi? No, loro sono felici che noi viviamo là e non paghiamo niente. Quella è la idea, che tutto questo sito funziona solo perché c'è 1000 di gente che lavorano gratis e io solo lo posso organizzare perché posso vivere gratis e così è una catena di favore. Sì, però per esempio se io voglio decidere di vivere così, non fare la spesa e mi devo adeguare a quello che c'è. Quello è lo bello, no? Apprezzi tutto di più. Se io ti regalo qualcosa, se magari non è il colore favorito, non importa tanto, perché un regalo è un regalo, viene dal cuore. Scusa, tu da quant'è che fai lo sciopero dei soldi? Da 4 anni. E non è mai capitato di dover comprare qualcosa? Un ticket di treno, perché l'hanno dimenticato di comprare il ticket di treno per me, per una conferenza. Però per esempio un medicinale per tua figlia? No, la mia donna, lei usa ancora un po' di soldi e se c'è un medicamento omeopatico lei lo compra. E così la frutta presa in mattinata Rafael, tramite il sito di Food Sharing, la condivide con un signore che non conosce e che al solito abbraccia calorosamente.